Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi, domenica 20 agosto, sono 13 giorni esatti che non pubblico più un video sul canale, ma soprattutto sono 10 giorni esatti che abbiamo messo piede in suolo italiano. E per questo vedete il tavolinetto. Devo essere onesto, fa un certo effetto sedersi di nuovo dietro questo tavolino dove abbiamo girato tantissimi video pipponi dopo 240 giorni, ma in questo video non voglio parlarvi delle emozioni che abbiamo vissuto nel rivedere i nostri familiari, nel rivedere i nostri amici e nel conoscere molti di voi, in quanto dal titolo del video avrete capito che l'argomento è molto scottante. Scottante perché se si è appassionati del mondo delle due ruote, testare una moto nuova, provare una moto nuova è sempre emozionante, interessante e divertente. Ma perché abbiamo preso una moto nuova? Dove è finita la Tenerona? In tantissimi di voi ci conoscete come un trio indissolubile. Io, Sara e la Tenerona. Per rispondere a questa domanda in maniera dettagliata abbiamo un unico sistema, e cioè prendere il telefono, attivare l'app Flashbird, tramite il GPS che ho collegato alla batteria, vedere in questo preciso momento dove si trova la Tenerona. Condivido con voi anche una foto per mostrarvi il contesto generale. La Tenerona si trova di fianco a due BMW GS di altri motoviaggiatori. Ok, abbiamo visto il punto esatto dove si trova, ma cosa fate? Tornate là, riprendete il viaggio, la vendete là, la riportate in Italia, la vendete in Italia? Allora, per far chiarezza, la Tenerona non si vende e non si venderà mai. Faccio dovuti scongiuri e non voglio pensare a cose bruttissime, poi in quel caso magari vediamo al momento, ma evitando, mettendo da parte questi brutti pensieri, semmai quando la Tenerona non ce la farà più la riportiamo in Italia, la lavo bene bene, la metto nel salotto di casa e vivrà con noi vita natural durante. Assodato che la Tenerona non si vende, ma allora cosa ci fate una moto nuova? Effettivamente, per rispondere a questa domanda vi devo dire cosa mi frulla in testa, cosa che tra l'altro non ho mai fatto nel dettaglio. Quando un motociclista intraprende un lungo viaggio a livello di chilometri, a livello di tempo, cosa fa? Fa un progetto, presenta questo progetto in delle serate e spesso e volentieri invia questo progetto a delle aziende. Le aziende, se condividono questo progetto, supportano il motociclista. Come lo supportano? Lo supportano con dell'abbigliamento gratis, con degli accessori gratis, con una moto a volte gratis, con una manutenzione della moto gratis, eccetera eccetera. Ma il motociclista, per intraprendere questo viaggio, quindi per cibo, alloggi, imprevisti, deve usufruire, deve attingere ai risparmi che ha da parte. Difficilmente viene supportato a livello economico per far fronte a queste spese. Noi cosa abbiamo fatto? Noi per intraprendere questo viaggio abbiamo un po' invertito il paradigma. Non abbiamo fatto nessun tipo di progetto perché effettivamente non abbiamo un itinerario, non abbiamo un'idea chiara. Poi io un po' per carattere mi piace volare basso, mi piace andare sempre con i piedi di piombo, però quello che effettivamente la problematica più grande a cui andavamo incontro è quella di come ci supportiamo durante il viaggio. E colgo l'occasione per rispondere a una domanda che ci fate spesso, nel senso: ma voi il tempo dove lo prendete? Come fate con il lavoro? Come fate per sostenervi durante il viaggio? Domanda lecitissima. Per prendere il tempo c'è solo una soluzione, e cioè quella di lasciare il lavoro. Non puoi avere tanto tempo se fai il classico lavoro, se rimani in quella triste parola che neanche mi piace più di tanto dire, comfort zone, perché ovviamente il tempo che hai è il tempo disponibile appunto dato dalle ferie del lavoro. Quindi per prendere più tempo devi licenziarti. Ma come fai poi se ti licenzi a mantenerti? Le strade sono due: o sei ricco di famiglia e puoi vivere senza lavorare, oppure come nel 99,9% periodico dei casi devi in qualche maniera poter lavorare per non attingere sempre ai risparmi che hai da parte, perché per quanto sia i risparmi da una vita di lavoro, dal TFR eccetera eccetera, prima o poi finiranno. Detto questo, cosa ho fatto? Ho cercato tutte le maniere per trovare un lavoro da poter fare lungo la strada. Sì, ma qual è il tuo lavoro? Molti di voi lo sanno, ma io ve lo dico in quanto in tantissimi ci scrivete perché ancora non sanno come funzionano le cose. Se voi aprite un vostro canale YouTube, raggiungete delle soglie, potete attivare la monetizzazione. Che cosa significa la monetizzazione? Significa che voi potete essere pagati per i video caricati su YouTube. Ma chi vi paga? A pagarvi è Google, vi paga mensilmente e vi paga in relazione a tantissimi fattori. Ora non voglio entrare nel merito. E
quando ricevete i pagamenti di YouTube, per fare le cose fatte bene, soprattutto quando si superano i 5.000 euro lordi annuali, non si può fare più la classica ritenuta d'acconto, ma bisogna aprire una partita IVA, perché dovete pagare le tasse, dovete pagare i contributi, eccetera eccetera, come se siete imprenditori. Quindi noi 1 gennaio abbiamo aperto una partita IVA a mio nome per poter far fronte appunto a tutte queste situazioni. Colgo l'occasione per rispondere alle tante domande, nel senso: avete fatto una scelta folle, avete fatto una scelta poco sensata, avete fatto una scelta che vi porterà di fronte a tantissimi problemi, e magari avete anche ragione. Però voglio ricordarvi che quello che stiamo facendo noi abbiamo pubblicato circa 77 video da quando siamo partiti con 8 mesi. Vi voglio far capire che dietro c'è un lavoro enorme. Per montare i video che vedete, il viaggio che abbiamo fatto in Sud America, io a grandi linee impiego circa 20 ore di mia solo per il montaggio, senza pensare che dobbiamo essere sempre con la camera in mano. Però qua arriva il vero problema: con questa monetizzazione si riesce a sopravvivere? La risposta è ni. Perché vi dico ni? Perché i fattori che influiscono sulla monetizzazione sono tanti, in primis dalla quantità di video, ma soprattutto anche dalle visualizzazioni che fate con questi video. Ma non riguardano solo le visualizzazioni, ripeto, bisognerebbe farci un video dettagliato, se vi interessa ce lo facciamo anche. Comunque, oltre al lavoro della creazione dei video, ci sono tantissimi altri modi per poter raccimolare soldi. Nel nostro caso li possiamo dividere in 5 punti. Primo punto, abbiamo detto, creazione di video. Secondo punto, pubblicazione di libri, autopubblicazione. Noi in un anno abbiamo pubblicato 2 libri su Amazon. Ovviamente se voi acquistate una copia, noi prendiamo una piccola commissione. Su quella commissione anche qua bisogna pagarci le tasse, e vi ringraziamo perché ne avete acquistati tantissimi. Terzo punto, abbiamo aperto un merchandising, quindi abbiamo un nostro abbigliamento. Se voi acquistate una maglia, una felpa, noi prendiamo una piccola commissione. Quarto punto, fare delle collaborazioni con delle aziende che cerco di selezionare in maniera seria. Se voi acquistate con quel link che vi lascio in descrizione del video, avete uno sconto immediato sul vostro acquisto e io prendo una piccola commissione. Anche su queste commissioni bisogna pagarci le tasse. Quinto punto, lo lascio per ultimo ma non per ordine di importanza, spesso e volentieri io vi dico con la massima umiltà: se trovate i nostri contenuti interessanti, divertenti, se dopo la visione avete passato 30 minuti spensierati, vi dico se potete supportarci con il link PayPal in descrizione. Questo è un punto fondamentale perché nella rosa dei guadagni incide molto sull'aspetto economico. Scusate per il pippone, ma era doveroso farlo, in quanto il motivo si riallaccia al perché, al per come abbiamo preso una moto nuova. Comunque, chiudo il cerchio dicendovi questa cosa: noi siamo partiti 8 mesi fa con un budget, siamo tornati dopo 8 mesi con lo stesso budget. Mi spiego meglio: noi siamo partiti con dei soldi da parte, risparmi del lavoro, dal TFR, siamo tornati con gli stessi soldi, nel senso che siamo riusciti a mantenerci per questi 8 mesi con il lavoro che abbiamo svolto lungo la strada. Questa cosa mi rende veramente orgoglioso, in quanto tantissima gente ci diceva che era praticamente impossibile. Ora, dopo 8 mesi, vi posso dire che è veramente difficile, ma che abbiamo tutti gli strumenti per provarci. Quindi, se avete un sogno, qualunque esso sia, provateci. Dopo questo messaggio motivazionale, ma Francesco, che cavolo di moto ti sei preso? Ragazzi, la scelta della moto è stata difficilissima. Ho fatto una cosa che se uno me l'avesse chiesta 2 o 3 anni fa, gli avrei detto: per come sono fatto, tu sei fuori di testa. Invece l'ho fatta veramente. Comunque, andiamo per gradi. Eravamo nel mese di maggio, ci trovavamo al centro dell'Argentina e sapevamo che nel mese di agosto dovevamo tornare per il matrimonio della sorella di Sara. Tra l'altro, in questo video Sara non la vedrete mai perché oggi sta festeggiando l'addio al nubilato proprio della sorella. Quindi capite bene già chi trapaga e chi si diverte. Ma a parte questo dettaglio, ovviamente si scherza, cosa ho fatto? Con l'idea che tornare ad agosto, trovare una moto usata sarebbe stato quasi impossibile, ho iniziato a dire agli amici più fidati di controllare tutti gli annunci online e di andare a verificare nelle concessionarie limitrofe se si trovava questo tipo di moto. Sì, ma ce lo dici che tipo di moto è? Come già detto, assodato che la moto nuova non deve sostituire la Tenerona, quindi il lavoro hard, il lavoro difficile lo lasciamo fare alla Tenerona in giro per il mondo, sperando che duri il più a lungo possibile. La moto nuova invece deve sostituire l'auto. Voglio vendere l'auto, non avere più l'auto e lasciare solo la moto. La moto servirà per i viaggi qua in Italia, massimo in Europa, per quando torniamo dalle
altre parti del mondo, quindi avere un mezzo disponibile per continuare a fare il nostro lavoro. Infatti vi anticipo che dopo il matrimonio della sorella di Sara l'idea è quella di partire o verso il sud Italia o verso il nord Italia, viaggiare per un paio di mesi, condividere la nostra Italia, andare ad ECMA e magari fine anno, inizio anno nuovo, tornare dalla Tenerona per riprendere il nostro viaggio in Sud America. Secondo punto, la moto deve essere comoda per poter viaggiare in due. Sapete benissimo che viaggio con Sara, quindi deve essere una moto capace di poter viaggiare comodamente in due e soprattutto deve avere un'ottima capacità di carico perché in due si raddoppiano i bagagli. Questo è un dettaglio che molti motociclisti non se ne rendono conto perché viaggiano da soli, ma viaggiare in due vi posso garantire che è tutt'altra roba rispetto che viaggiare soli. Io ragazzi non posso utilizzare lo spazio del passeggero perché appunto c'è Sara dietro e i nostri bagagli si raddoppiano. Per quanto ho fatto una disposizione dei bagagli per distribuire bene i pesi, ma comunque sia, non avendo il posto del passeggero, nel senso, se non viaggiavo con Sara mettevo il peso nel posto del passeggero perché il peso rimane all'interno della carreggiata delle due ruote, mentre in questo caso sono costretto a mettere il peso un po' più a sbalzo dietro perché appunto lo spazio del passeggero è occupato da Sara. Quindi significa non viaggiare con una moto da 4 quintali, ma viaggiare con una moto che si aggira intorno ai 5 quintali e forse anche più. Comunque, assodato che Sara la patente della moto non la prenderà mai, non possiamo piangerci addosso e guardare avanti con ottimismo e continuare a guidare la Tenerona, che è una sorta di Scania, ma comunque si guida benissimo. Terzo punto, la moto deve avere un'ottima rivendibilità, nel senso noi non sappiamo cosa ci aspetta per i prossimi 6 mesi, per il prossimo anno in questa folle vita, quindi devo avere la possibilità di poter rivendere la moto con facilità. Quarto punto, non è importantissimo, però mi piacerebbe che la moto nuova avesse il cardano. Oramai sono abituato con il cardano della Super Tenere, ci ho fatto 125.000 km, non ho avuto il più piccolo problema e se ne facciamo un discorso di spesa, in 125.000 km ho speso circa 20 euro per la manutenzione della trasmissione. Considerate che nel cardano della Super Tenere ci vanno circa 200 ml di olio, con circa 2 litri d'olio ho fatto la manutenzione completa della trasmissione, che se dobbiamo fare un piccolo paragone con una moto a trasmissione a catena, a grandi linee avrei speso minimo dalle 6 alle 700 euro, ma forse anche 1000 euro per una manutenzione regolare. Ma il discorso cardano non riguarda solo l'aspetto oneroso, ma bensì anche l'aspetto di comodità. Quando vi abituate con il cardano, per carità, non è una guida come quella della catena, anche se gli ultimi cardani si sono un po' avvicinati, e al tempo stesso sono io il primo a dire che il cardano non è sicuro come la catena, nel senso che se io ho un problema al cardano in Patagonia fai fatica a sistemarlo. La catena, ovunque vi trovate nel mondo, non avete nessun tipo di problema. Però ripeto, la moto che andiamo ad acquistare deve girare qua in Italia, massimo in Europa, dove è facile fare una manutenzione. Quarto punto, deve avere un costo che a grandi linee, ho visto che dopo la guerra, dopo la pandemia, l'usato è schizzato alle stelle. Voglio una moto fresca che abbia 2, 3, 4, 5 anni di vita, ma comunque con pochi chilometri. Ho visto che bisogna spendere per delle maxi enduro, le più blasonate, intorno ai 14, 15, 16 mila euro, magari con pochi chilometri, quindi la spesa deve essere orientativamente intorno a questa cifra. Quinto punto, una moto molto venduta. Questo è un aspetto che magari a pochi può interessare, ma io ve lo dico con la massima onestà intellettuale. Considerate che io la moto me la cucio su misura, sapete benissimo delle mie customizzazioni, quindi se ne faccio un discorso di merchandising, un discorso che potrebbe anche diventare un'altra piccola fonte di reddito, se avessi fatto quelle customizzazioni in una moto che avesse avuto un riscontro maggiore nelle vendite, avrei venduto più pezzi. Se la moto fosse stata un'altra rispetto al Super Tenere, magari ne avrei creato un piccolo business. Mettendo insieme tutti questi punti, il modello che ne è uscito fuori è il GS 1200 del 2018. Perché dico il GS 1200 del 2018? Perché è una moto che è stata restilizzata, quindi un'affidabilità maggiore. Io dico sempre che è meglio non prendere l'ultimo modello, perché quando esce il modello totalmente rifatto, bene o male, i tecnici progettisti non hanno mai tempo di collaudarlo, soprattutto negli ultimi anni, quindi sarebbe meglio sempre prendere un modello restilizzato, ma soprattutto perché è una moto che ha 4-5 anni, quindi a grandi linee una moto tenuta bene si potrebbe aggirare intorno a quel prezzo. Quindi bando alle ciance, non ci resta che prendere la moto. Eccola qua ragazzi, GS 1250 Adventure versione
HP. Ma come GS 1250? Non avevi detto che prendevi il 1200? Ragazzi, trovare una moto usata che ti piaccia come colorazione, che abbia pochi chilometri, che sia tenuta bene, che abbia tutti gli accessori è veramente complicato. Nell'usato in qualche maniera ti devi un po' aggiustare. Quindi, per colpa di Mario, che sicuramente starà guardando questo video, e del suo socio Claudio, hanno trovato questa moto al concessionario Protest di Ancona. Faccio un po' di pubblicità gratuita perché mi hanno trattato veramente bene, forse anche per il lavoro che faccio. Abbiamo trovato questa moto, è praticamente nuova, del 2020, a 10.000 km. Penso che non ha mai preso una pozza d'acqua perché l'ho guardata nel dettaglio, ragazzi, è veramente come nuova. È full optional, ha il tris di valigie, ha il navigatore Garmin Navigator 5. L'ho pagata forse 2.000 euro di più rispetto a quello che pensavo di voler spendere, però è anche vero che la moto è più fresca, è anche vero che la moto è il modello nuovo, ora sta per uscire il 1.300, quindi non mi trovo con un modello vecchio di due versioni, ma bensì di una sola versione. Penso che tenga un po' più il valore del prezzo. Non so ragazzi, ho preso la colorazione che più mi piace, non so se ho fatto la scelta giusta, sicuramente molti di voi mi criticheranno dicendo anche tu Francesco sei passato a BMW, sei una delusione, non me l'aspettavo da te. Io per i motivi che vi ho detto poc'anzi penso di aver fatto la scelta più oculata. Poi per quanto riguarda l'affidabilità, se mi chiedete ma tu dentro di te cosa pensi che questa moto poteva sostituire la Super Tenere, io ve lo dico tranquillamente, se dovessi cambiare la Super Tenere non prenderei mai una moto del genere, nel senso cambiarla per il viaggio che stiamo facendo nelle Americhe, in Sud America eccetera eccetera. Non la prenderei perché è una moto con troppa elettronica. Prenderei invece un'altra Super Tenere perché la Super Tenere secondo me è una via di mezzo tra una moto old style e una moto recente con tanta tecnologia. Essendo una via di mezzo è molto affidabile, la puoi caricare come un mulo, non costa tantissimo, questo è un altro dettaglio fondamentale. Io la Super Tenere l'ho pagata nel 2014 9.300 euro, era full optional, era praticamente nuova, aveva un anno di vita. Questa ragazzi l'ho pagata praticamente il doppio, quindi bisogna un attimo dire quando parliamo di moto, anche fare un discorso rapporto qualità-prezzo, bisogna essere onesti perché se prendiamo una moto che costa 50.000 euro grazie al che sia migliore delle altre. Quindi penso che onestamente riprenderei un'altra Super Tenere per il viaggio che stiamo facendo in Sud America, oppure per gli amanti del GS prenderei un GS di Albero del 2010 raffreddato aria e olio dove l'elettronica non è tanto presente, o addirittura come il nostro amico Beppe che mi consiglia sempre il 1150 che è ancora più spartano. Se mi chiedete invece una moto nuova fresca che potrebbe sostituire la Tenere per come la utilizziamo noi, l'unica moto attuale recente prenderei un Africa Twin 1100 Adventure Sport perché mi piace il serbatoio grande, ho visto che in Sud America ma anche in altre parti potrebbe far comodo per avere una migliore autonomia, ma al tempo stesso sempre secondo me la Honda dà leggermente meno problemi, è un po' più affidabile rispetto a tutto il resto, ha un'ottima assistenza in tutto il mondo, ma questo anche BMW, Yamaha un po' meno, quindi penso che prenderei l'Africa Twin. Per l'utilizzo che ne vogliamo fare, questa l'ho già guidata, ci ho fatto 500 km, quindi non sono in grado di farvi una recensione completa, di dirvi come mi trovo. Quello che posso dirvi sempre con la massima onestà intellettuale è che dopo 500 km ho notato una caratteristica che forse l'ha resa un po' famosa, oltre al fatto che potrebbe essere una moda, ma come tutte le mode, se poi rimangono mode, hanno un inizio e hanno una fine. Questo è un progetto che portano avanti da tantissimi anni e se tuttora ancora vendono penso che un minimo di qualità ci sia. Come caratteristica, quello che effettivamente ho notato, il binomio boxer telelever è qualcosa che per come vengono utilizzate queste moto nell'utilizzo del 99% degli utenti è un binomio che funziona alla grande. Mi spiego meglio: il boxer ha un'elasticità paurosa, tu puoi viaggiare in sesta marcia, dare gas, la moto riprende e riprende con una coppia spaventosa. Con la Super Tenere magari devi scalare una marcia e non ha la stessa coppia. Questo ragazzi è oggettivo. Però al tempo stesso il boxer ha un rumore metallico che onestamente a me piace più quello della Tenere, cioè il Tenere lo sento più sicuro. Questo sembra che abbia meno affidabilità solo dal rumore del motore, non dallo scarico, dal rumore del motore, ma magari è una mia sensazione. Altra cosa, vi dicevo il telelever. Il telelever ha i suoi pro e i suoi contro, però tornando al discorso nell'utilizzo medio, nelle nostre strade con diverse sconnessioni il telelever ha una caratteristica interessante, cioè anche qua bisogna dire che non è che la BMW si è inventata chissà che cosa. Il telelever esiste dai primi anni 900 e non è altro che un sistema di sospensioni che assomiglia alle MacPherson delle auto. Cosa ha di caratteristica queste sospensioni? Per come sono costruite hanno una riduzione del carico. Quando tu vai a pinzare il freno anteriore non senti la moto che affonda, ma bensì la moto affonda tutta parallela con la strada, quindi questo ti dà una sensazione di comfort. Altra cosa che ho
notato che è quasi spaventosa per come è formato il telelever, cioè ci sono quei due steli più c'è sotto il trapezio che tiene la sospensione vera e propria, quindi tiene la molla. Se voi guardate nella guida normale, quei due steli fanno continuamente su e giù, ma le vibrazioni non vengono riportate nel manubrio. Quindi la caratteristica delle sospensioni telelever è quella appunto di aumentare il comfort. Però anche qua cosa ho notato, perché per quanto l'ho utilizzata poco l'ho anche abbastanza stressata, ho notato che quando le asperità aumentano e sono nette c'è una sensazione, c'è una sensibilità inferiore rispetto alla classica sospensione telescopica della Super Tenere, di un KTM, di tutte le altre moto. Questo per dirvi che non c'è un pro assoluto per tutte le circostanze. Per come la vedo io, per chi ha la passione delle due ruote, bisogna piantarla con questa diatriba tra GSisti e tutto il resto. Anche i GSisti, che io ne ho letto tanti nel forum, ve lo dico tranquillamente, dovete volare un po' più basso. Non pensate che i giapponesi costruiscono solo moto zappe, ragazzi. Cioè, io sono stato in Giappone per un viaggio di piacere, è l'unico posto al mondo, e vi dico che ho visitato tutti i continenti più volte, è l'unico posto al mondo dove rimani esterefatto per la precisione delle cose, per come funzionano le cose. Tutto questo per dirvi che comunque per quel poco che l'ho provata è una grande moto, e sicuramente se mettiamo insieme tutti i puntini, tutti i giudizi per come poter valutare una moto, ha un punteggio medio-alto perché fa bene un po' tutto. Forse questo è il motivo per cui ha vinto sempre nel mercato. Io continuo a dire che i giapponesi secondo me non sanno quello che si stanno perdendo, perché il progetto Super Tenere è un gran progetto, con poco potevano migliorarlo e fa concorrenza a queste Max Enduro, però avranno i loro motivi per cui non hanno investito. Io ragazzi mi fermo qua perché questo video sarà stato un super pippone, non so neanche quando sarà diventato lungo, ho parlato tantissimo, vi direi tantissime cose, sto trasudando perché qua dentro ci saranno in garage forse 35 gradi, ma penso che si veda anche dalla pelle. Questa moto farà fatica a prendere il posto della Super Tenere nel mio cuore, quindi state tranquilli che ora testiamo questa, ma la Super Tenere sta in Uruguay che ci aspetta. Io ragazzi amo il mondo delle due ruote, cerco sempre di approcciarmi con tanta umiltà, perché secondo me l'umiltà è il pilastro fondamentale della nostra vita. Per quanto ho viaggiato tanto mi sembra di non aver visto mai nulla, e per quanto inizio ad avere sempre più esperienza mi rendo conto che abbiamo bisogno di fare l'amore piuttosto che di fare la guerra. Quindi ragazzi, se vi capita di vederci in giro, questa volta ci vedrete con GS B250 HP. Ciao ragazzi! Take it to the big scene, take it all.